Il principale obiettivo del Life ProSpot è stato quello di tutelare le 23 specie arboree sporadiche tutelate dalla legge forestale della Toscana. A tal fine sono stati realizzati 90 ettari di aree dimostrative situate in due zone, una appenninica nell'area delle montagne pistoiesi e una più mediterranea nelle colline metallifere in provincia di Grosseto. In entrambe le zone è stata praticata la selvicoltura ad albero, una forma di gestione del bosco adatta a conservare e, se possibile, anche valorizzare i singoli alberi. Si tratta di una tecnica che è stata sviluppata in Francia e in Germania nella seconda metà del secolo scorso e aveva lo scopo essenziale di produrre piante di grandi dimensioni e con fusti di alto valore commerciale. In Toscana, grazie al ProSpot, si è potuto mostrare che con la selvicoltura d'albero si possono valorizzare e conservare le specie arboree sporadiche e dargli un maggior valore commerciale, come ad esempio è successo con i tigli, con i ciliegi, con gli aceri, con i sorbi. La buona pratica consiste essenzialmente nell'individuazione di piante arboree sporadiche situate a 8-10 metri di distanza una dall'altra e nella loro marcatura con un sistema che permetta di riconoscerle facilmente anche a distanza. Tali piante in selvicoltura d'albero, una volta marcate, vengono denominate piante obiettivo. Dopo l'individuazione della pianta obiettivo si effettua un diradamento selettivo localizzato attorno alla pianta obiettivo e dall'alto. Lo scopo è quello di creare un anello largo 2-3 metri intorno alla chioma della pianta obiettivo, libero dalla competizione con le piante delle specie dominanti. Il diradamento può essere praticato in maniera più intensa se la pianta obiettivo è eliofila, meno intensa se è sciafila. Talvolta, soprattutto in boschi giovani, per ottenere una maggiore gradualità nella riduzione della competizione, anziché abbattere le piante attorno alla pianta obiettivo, si effettua una cercinatura. Che si faccia il diradamento o la cercinatura, il risultato non cambia e grazie alla selvicoltura d'albero, che deve essere applicata ciclicamente ogni 6-10 anni a favore delle medesime piante obiettivo, è possibile conservare specie arboree sporadiche poco competitive ma di grande valore ambientale e in certi casi anche di notevole valore commerciale. La difficoltà di questa buona pratica consiste nell'integrarla con le tecniche selvicolturali e trattamenti selvicolturali che si applicano ordinariamente nel cedo e nella fustaia, le due forme di governo più diffuse a livello nazionale. A questo scopo nel manuale Life ProSpot sono stati inseriti appositi capitoli che offrono soluzioni efficaci. Per quanto riguarda la replicabilità, l'esperienza del Life ProSpot ha mostrato che la selvicoltura d'albero può essere applicata efficacemente sia in boschi governati ad alto fusto che in boschi governati a cedo, sia per la conservazione che per la valorizzazione commerciale dei soggetti più adatti. Il problema è quello di cambiare mentalità e cominciare a pensare a nuove tecniche, nuove strategie per gestire i boschi che abbiamo e valorizzarli meglio.